Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi, a dire la verità, il video non sarà all'interno della mia cucina, ma si terrà totalmente in un piccolo supermercato asiatico, come già successo in passato, ma questa volta specializzato in prodotti giapponesi. Il negozio di oggi infatti offre solo ed esclusivamente prodotti derivanti dal paese del Sollevante, e il video ha lo scopo di far vedere alle persone cosa si può trovare per l'appunto in un piccolo supermercato giapponese, dando informazioni che compariranno in alto a sinistra sullo schermo, su ingredienti, su alcune preparazioni e anche qualche piccola curiosità di base. Bene ragazzi, cominciamo ora il nostro giro virtuale da Uchitomi, il negozio più fico di Losanna. Allora, ed eccoci arrivati a Uchitomi, che è il negozio in cui mi rifornisco di prodotti giapponesi e coreani, un negozio specializzato che offre solamente prodotti provenienti da questi paesi. Allora, siccome parliamo di cucine di ingredienti giapponesi, cominciamo prima di tutto dall'ingrediente principale, che è utilizzatissimo chiaramente in Giappone e nel resto del mondo. Sto parlando del riso, ovviamente. In questa sezione abbiamo tantissima varietà per questo ingrediente. Allora, esistono principalmente due varietà di riso: il riso per la cucina classica e per il sushi, e poi il riso per i dolci, chiamato mochigome, che per l'appunto serve per fare principalmente i mochi oppure i dango e tutti questi dolci particolarmente gommosi a base di farina di riso glutinoso. Le principali varietà di riso presenti in questo negozio provengono chiaramente dal Giappone, dalla California e dall'Italia, che è un ottimo produttore di riso. Tra le varie qualità troviamo questa, che è sicuramente l'alto livello, un riso biologico giapponese a chicco corto, perfetto per il sushi e dal prezzo chiaramente molto elevato. Altra qualità, il Nishiki, questa famosa marca. Oltretutto questa versione è famosa perché non richiede il lavaggio, quindi è pronta praticamente all'uso. Un'altra marca molto buona e prodotta in Italia è questa. Come vedete ci sono due versioni: pacchetto rosa riso normale e nell'altra parte, quindi nel pacchetto giallo, il riso integrale. Okay? È un'ottima qualità soprattutto per il prezzo e io utilizzo spesso, oltretutto prodotta in Italia. Nella parte bassa degli scaffali abbiamo anche i sacchi da 5 kg o 10 kg, tutte ottime qualità per la cucina giapponese. Alcune, tipo questa e questa, sono provenienti dal Giappone. Le ho provate tutte e due, sono estremamente buone. Ultimamente sto utilizzando questa, che è una qualità a chicco corto giapponese proveniente da Niigata, con poco amido, che permette di ottenere un sushi veramente buono. Questo invece è il mochigome, quindi il riso glutinoso giapponese per i dolci. Allora, la parte dei super alcolici giapponesi, abbiamo del whisky giapponese, vodka giapponese, gin giapponese, tutte versioni prodotte in Giappone, anche aromatizzate. Non essendo un gran conoscitore di questo tipo di alcol, non mi esprimo sulla qualità, ma sicuramente il whisky giapponese è considerato uno dei migliori negli ultimi anni, quindi la qualità penso che ci sia. Questa qui è la parte piccante del negozio, ok? Qui abbiamo ingredienti coreani e giapponesi, quindi peperoncino e salsa piccante. Questo peperoncino è un peperoncino coreano, per esempio, adatto per la preparazione del kimchi. Tantissime salse, tra cui quelle della Samyang, che sono praticamente gli stessi dei noodles ultra piccanti, e le salse sono veramente forti. Poi abbiamo il shimito garashi e il shichimito garashi, ovvero il mix di 7 spezie giapponesi. Più sotto altri condimenti, sempre tutto piccante, degli oli e delle spezie. Il reparto tè matcha, ok? Principalmente qui abbiamo prodotti essiccati per infusioni, quindi vari tipi di tè, tra cui per l'appunto spicca, come ho detto, il matcha, il sencha e tutti i vari tipi di tè giapponesi. È una grande varietà, i prezzi non sono tutti bassi, ma sono prodotti sicuramente di alta qualità. Alcuni biologici, altri industriali, ma comunque buoni prodotti. In questa piccola parte, invece, in questo angolino, abbiamo il dashi, quindi il brodo granulare a base di katsuobushi, adatto chiaramente per i brodi di base giapponesi, in questo caso polveri istantanee. Faccio una veloce carrellata di tutti i prodotti che si possono trovare. Questi sono salse di soia, condimenti per insalata, sake da cucina, aceto di riso, olio e oli vari per condire, insomma tutto quello che serve per dare sapore alla cucina giapponese.
Questa è forse la parte più interessante, è la parte di salse di soia e vari condimenti giapponesi. Tra le selezioni di salse di soia ce ne sono veramente tantissime per tutti i gusti, salate e meno salate, gluten free, a base di ostriche, a base di altri ingredienti, veramente di tutte le marche e chiaramente di tutti i prezzi. Salse di soia adatte per sashimi, quindi un attimino più delicate, meno salate. Ce ne sono di vario tipo, ce ne sono di prodotti industrialmente, altre di nicchia, diciamo, che chiaramente hanno prezzi più alti. Questa qui che è una salsa di soia alle ostriche della Kikkoman. Di salsa di soia alle ostriche la mia preferita è una che viene da Miyajima, che oggi però è finita, però anche questa ha il suo perché, è veramente buona e oltretutto il dosatore squeeze ti permette di non perderne neanche una goccia. Poi abbiamo le gluten free senza glutine, per cui spicca il tamari, che è questa, biologica, molto salata, preparata senza frumento, quindi solamente con fagioli di soia fermentati. Ci sono poi le confezioni formato famiglia, quindi le bottiglie grandi più convenienti di varie marche, tra cui le più famose Marukin e Kikkoman. Questa qui è la famosa salsa di soia usukuchi, quindi la salsa di soia definita bianca, non perché sia bianca veramente, ma perché colora molto meno le preparazioni ed è adatta per fare per esempio il chawanmushi, la preparazione a base di uovo, il budino d'uovo giapponese, che per l'appunto deve essere condito ma non deve prendere un colore scuro, e questa è veramente adatta. Il succo di yozu, questo agrume giapponese piuttosto caro, che serve per preparare alcune salse tipo la ponzu, che qui troverete già pronta. Condimento per insalata a base di semi di sesamo. Qui abbiamo il wasabi in polvere o in pasta, chiaramente contiene una certa quantità di wasabi, il resto è rafano. E poi abbiamo la senape giapponese, il karashi, la salsa di prugne e altre salse di condimento. Questo è il gomobura, quindi l'olio di semi di sesamo, anche questo molto utilizzato nella cucina giapponese, soprattutto per i gyoza, per i tonkotsu ramen, eccetera. E qui sotto abbiamo la parte alcol cucina, quindi sake e mirin principalmente. Oggi il mirin mi pare sia finito, infatti questo il suo posto è finito. Ah no, c'è questa versione qua molto cara, però deve essere un mirin particolarmente ricercato. Il sake da cucina, senza dimenticare chiaramente il condimento per il sushi a base di aceto di riso, zucchero e sale. Qui abbiamo salse pronte di condimento per l'unagi, l'anguilla, per i gyoza, teriyaki. Questo è il condimento a base di sesamo per l'insalata. Questa è la parte dei noodles, ok, istantanei e non. Abbiamo varie marche, ce ne sono tantissime, quella è principalmente la parte dei noodles istantanei, che dopo andremo a vedere, e qui abbiamo i noodles veri e propri. Allora abbiamo gli udon, che sicuramente conoscerete, delle preparazioni precotte tipo questa per fare gli yakisoba, quindi ci sono i noodles precotti, ok, da passare direttamente in padella col sacchettino di salsa che c'è all'interno. Quindi questo non è un prodotto essiccato, questo è già precotto, fresco. Le salse per i noodles grigliati, quindi la bulldog, considerata la Worcester giapponese. E qui sotto ci sono le otafuku, ok, le famose otafuku che servono per la preparazione di yakisoba, takoyaki, okonomiyaki, eccetera. Abbiamo addirittura la salsa pronta per la Napolitan spaghetti. Qui abbiamo i soba, quindi noodles di farina di grano saraceno tipici giapponesi e la loro versione al tè matcha, deliziosi e anche abbastanza cari. Una piccola carrellata della collezione Samyang, questi noodles coreani deliziosi che consiglio sempre a tutti. Abbiamo i vari gusti, quindi kimchi, carbonara, jjajang, che è la salsa dolce coreana, hot pot, quindi la versione brodosa, versione standard piccante, al formaggio, light per chi è in dieta, la versione più buona, la 2 volte piccante, fortissima, e infine quelli al curry. Abbiamo anche dei noodles di farina di patate che sono estremamente elastici e molto buoni, e altre versioni in coppetta istantanea, basta solamente aggiungere l'acqua e poi scaldarli in microonde, oppure solamente con l'acqua calda e lasciarli riposare qualche minuto. Ci sono altre marche, sempre coreane e giapponesi, tra cui sicuramente conoscerete la Nissin, che è famosissima, standard. Questi sono i noodles di farina di patata dolce coreani per fare i japchae, di cui ho fatto la ricetta da poco. Qui abbiamo una marca buonissima di noodles istantanei giapponesi, di ramen giapponesi, perché sono veri e propri ramen. Abbiamo il men, quindi i noodles al kansui dentro, e le bustine di
preparato essiccato. Ci sono vari gusti: tonkatsu, miso, tantan men, abbiamo lo shio, lo shoyu, ce ne sono di vari gusti. E infine i somen, anche questi sono dei noodles tipici giapponesi, in qualche caso anche colorati, perfetti per alcuni piatti consumati solitamente freddi o in brodo. Questa è la zona condimento per il riso, furikake. Furikake è praticamente una serie di ingredienti essiccati, sminuzzati e pronti ad essere posati sopra il riso come condimento. Ne esiste una varietà incredibile, sono venute solitamente in bustina e servono per l'appunto per accompagnare il riso d'accompagnamento, per condire il riso d'accompagnamento oppure per guarnire gli onigiri. Ce ne sono di vario tipo, semplicemente alle alghe oppure aromatizzati al wasabi, all'uovo, alla carne, ai pesciolini piccolini fritti. Tra le mie varietà preferite c'è questo con le foglie di daikon, questo con le piccole acciughe disidratate e il sansho, considerato il pepe verde giapponese, questo qui è il gusto mala, quindi piccante col pepe di Sichuan, questo qui è il top con wasabi e bonito essiccato, quindi veramente delizioso. Ci sono anche i dispenser molto kawaii per i furikake, questa forma di pulcino, ma ogni tanto c'è anche quella a forma di panda o di volpe. Se ci spingiamo più sotto abbiamo le zuppe di miso istantanee, anche qua tantissime varietà, sono molto pratiche francamente queste zuppe di miso istantanee e buone, senza dubbio. Qui abbiamo la parte curry principalmente e salse pronte, queste sono le principali marche di curry che tutti conoscono, ok? Ai vari gusti, a varia piccantezza, sono dei cubi tipo dado, basta scioglierli all'interno della ricetta, quindi carne di manzo e verdure solitamente, ma anche con pollo eccetera, per ottenere un ottimo curry giapponese da accompagnare al riso. Come vedete le varietà non si sprecano. Il preparato per il mapo tofu che spopola in Giappone, piace molto, e questa è la salsa al mentaiko per condire gli spaghetti, la salsa quindi alle uova di merluzzo salate. La parte prodotti essiccati, qui troveremo ovviamente il katsuoboshi, quindi i fiocchi di bonito essiccato adatte alla preparazione del dashi, le alghe di vario tipo, wakame, nori, kombu eccetera. Ci sono dei mix d'alghe da reidratare in acqua per fare delle insalate ottime, kizami nori, quindi l'alga nori tagliata a sottili strisce, alcune foglie di nori da snack tipo patatine. Qui abbiamo foglie di alga nori per il sushi, quindi maki sushi di diverse qualità a prezzi anche piuttosto alti, chiaramente dipende dalla qualità, tutte giapponesi. I noodle shirataki, quindi fatti con il konjac, totalmente privi di glutine, molto gelatinosi, funghi essiccati di vario tipo, il panko, il pangrattato giapponese per la preparazione dei fritti furai, preparato per okonomiyaki, già pronto, quindi pronto all'uso, il tenkasu, i fiocchi di tempura fritti per alcune preparazioni tra le quali l'okonomiyaki, e qui abbiamo i fagioli azuki e la marmellata di fagioli azuki, quindi l'anko, per la preparazione dei dorayaki. Per i più golosi il reparto dolcetti, bonbon, caramelle, tutto quello che è dolce. Qui sopra abbiamo dei senbei, faccio una carrellata veloce, non conosco tutti questi prodotti, non sono un gran fan dei prodotti dolci, ce ne sono di vari tipi, ci sono le caramelle gommose, la frutta, qualcosa più simile a biscotti. Queste sono principalmente caramelle comunque. Il Kit Kat, attenzione, il Kit Kat, il famoso Kit Kat che in Giappone esiste in tantissime versioni. Questo per esempio è al tè verde grigliato, no non è vero, sì, questo è il tè verde grigliato, questo è il tè verde normale e alla fragola. Poi abbiamo dei mini mochi, i biscottini koala, versione anche Pikachu e Pokémon. Vogliamo dire qualcosa dei Poki, uno di questi famosissimi in Giappone, biscottini a forma di fungo. Da questa parte cracker e patatine, anche qua una veloce carrellata, principalmente l'interesse va sui senbei che sono i cracker di riso in alto e da questa parte, mentre qui abbiamo principalmente patatine aromatizzate come le troviamo anche da noi in tanti gusti. Reparto sake, e qui ci vorrebbe il mio amico Simone Ottuzzi per potervelo descrivere meglio, io me ne intendo relativamente poco. Comunque qui potrete trovare una vasta selezione di sake giapponesi. In questo periodo purtroppo, visto che l'import non è proprio
al massimo hanno, e soprattutto i clienti, non ce ne sono tantissimi, hanno un po' meno stock del solito. Comunque c'è sempre, come vedete, una buona scelta di sake giapponesi. Questa è la parte bibite giapponesi che vi ricorderà sicuramente i distributori automatici in Giappone. Infatti molti prodotti si trovano per l'appunto in questi distributori giapponesi, a partire chiaramente dal tè verde onnipresente, ma anche il ramune, questa bibita con la piccola perlina da schiacciare all'interno per poterla aprire, a vari gusti. Abbiamo chiaramente succhi di frutta e bevande aromatizzate a qualsiasi tipo di cosa, e ovviamente il caffè, di cui ricorderete sicuramente queste marche Premium, Boss, della Suntory, che è onnipresente nei combini e nei distributori automatici giapponesi. Le varie acque, tra cui quelle tipo Gatorade, diciamo, con vitamine all'interno, e alcuni sake da bere freddi. E non possiamo chiaramente dimenticarci delle birre giapponesi. Qui ci sono le 3 marche principali: Kirin, Asahi e Sapporo, quelle industriali più conosciute. Qui abbiamo anche qualche prodotto, qualche snack pronto. C'è l'insalata di patate alla potato salada, l'insalata di alghe, degli zucchemono, il sunomono, quindi l'insalata di cetrioli, gli edamame e l'insalata di alghe wakame. In questo frigo abbiamo vari ingredienti freschi, tra cui il miso, che comincia a scarseggiare un pochino, di solito è pieno. Ce ne sono varie marche: miso bianco, miso rosso. Abbiamo le uova di Tobiko, quindi pesce volante, degli umeboshi. Nella parte sotto alcune verdure e funghi freschi. Abbiamo gli shimeji di 2 tipi, ci sono gli shimeji bruni e gli shimeji bianchi. Abbiamo il nagaimo, questa radice famosa per fare l'okonomiyaki, e il tofu di varie consistenze: compatto, semicompatto e tenero. Questi sono gli zucchemono, quindi sottoaceti giapponesi che accompagnano sempre o quasi i piatti giapponesi. Lì c'è il benishoga, lo zenzero marinato tagliato a julienne, e qui si continua con i sottoaceti giapponesi. Se saliamo un po' troviamo le salse coreane, quindi samjang, gochujang, piccante, pasta di fagioli fermentati e peperoncino, e infine il kimchi già pronto, sottovuoto, una buona qualità, oltretutto coreana, che ho provato spesso e mi è piaciuta molto. Questa parte coreana, infatti alla fine abbiamo anche gli gnocchi di riso e i tteokbokki. Come tutti i combini che si rispettino, non poteva chiaramente mancare la parte di snack caldi da asporto, fatti al momento. Qui abbiamo le crocche, abbiamo i gamberi fritti, ebi fry, abbiamo il bento con il pollo fritto stile karaage, quindi il tetsutake, e poi là sopra abbiamo anche delle vaschette con i gyoza. Per gli amanti dei dolci, l'immancabile melon pan giapponese, le brioche giapponesi che troviamo sempre nei combini, il curry pan, quindi il pane farcito col curry giapponese, e ovviamente il frigo con tutti i maki sushi. Questo, secondo me, se dobbiamo prendere da asporto, è sicuramente il posto in cui fanno il miglior sushi di Losanna, senza alcun dubbio. Si tratta sempre chiaramente di sushi da asporto. Nel congelatore ovviamente i gelati giapponesi ai gusti più disparati, tra cui sesamo nero, ogura, tè verde, e poi ci sono i corrispettivi dei nostri algida, chiamiamoli così, quindi i biscotti, le coppette, i coni, tutti a gusto giapponese. I mochi gelati per gli amanti di questo tipo di dolce a base di riso glutinoso. Eccoli qua, i mochi giapponesi farciti in vario modo: patate dolci, cioccolato, tè matcha, crema, eccetera. Ce ne sono di varie marche. Qui abbiamo addirittura dei mochi farciti al mango, al cocco, insomma ce n'è per tutti i gusti. Visto che qui i prodotti freschi giapponesi scarseggiano, in questo reparto di congelato potremo trovare alcune cose interessanti. Abbiamo delle fette di carne già pronta per il sukiyaki, in qualche caso si può trovare anche l'wagyu, che mi pare adesso non ci sia, e in questa parte invece dei prodotti ittici congelati, tra cui i vari tipi di mitili,
polipo, vari tipi di pesce tagliati già alla giapponese, pronti per essere grigliati. Sono i gamberetti dolci, ok, per il sushi, cotti o crudi, sepia e calamaro. Come vedete sono già tagliati e pronti per la cottura, quindi che sia tempura che sia crudo per sushi sono già pronti. Qui abbiamo il kabayaki, che è l'anguilla marinata, laccata e precotta, basta solo scaldarla in microonde, deliziosa, molto cara. E qui sotto dei gamberi impanati, quindi degli ebi furai. Questo è il kakiage, ovvero delle verdure a julienne mescolate con la pastella di tempura e fritte, che vengono fuori quasi dei bignè, ostriche congelate. Qui abbiamo il mentaico congelato, quindi le uova di merluzzo salate congelate, addirittura dei bicchierini per bere il sake in bambù, devono rimanere freddi, omelette giapponese, oden già pronto, basta solamente cuocerlo nel dashi, il naruto per fare il ramen, questo tamaboko tipo surimi, diciamo, che tagliamo a rondelle ed è colorato rosso e bianco, molto coreografico. E qui in alto abbiamo altre preparazioni sempre per l'oden. In questo congelatore ci sono gli edamame, quindi fagioli di soia verdi da mangiare come aperitivo. Abbiamo dell'oden congelato, dei takoyaki e dei taiyaki congelati pronti all'uso, gyoza, quasi svaligiato la parte, praticamente tutti sono venuti a comprarli, ce ne sono di vario tipo, ok, con varie farce, maiale, vegetariani, gamberetti, eccetera. Il delizioso natto in tutte le sue versioni, che io adoro, e qui abbiamo i fogli per fare i vari ravioli o involtini, principalmente ravioli, quindi gyoza o wonton. Adesso andiamo al secondo piano per vedere cosa c'è. È la parte dove vendono prodotti non commestibili, quindi più che altro prodotti per far da mangiare. Allora, qui abbiamo le pentole di ghisa per fare il nabe con il coperchio e anche i sukiyaki. Quindi sono tutti prodotti che vengono dal Giappone, questo, piuttosto cari. La padellina per fare i takoyaki, ovviamente, e la pentola per la tempura con il piccolo termometro incorporato. Per chi volesse preparare l'okonomiyaki non possono mancare chiaramente queste spatoline larghe per poterlo girare senza distruggerlo. La padellina speciale rettangolare per preparare l'uovo alla giapponese, l'omelette alla giapponese, il tamago. Sezione dedicata al temaccia con le sue ciotoline, le sue coppette e chiaramente i pennellini per poterlo preparare in modo corretto. Gli utensili della cucina giapponese, abbiamo dei nabe in terracotta adatti per la cottura, questi sono molto belli e anche piuttosto cari, originali giapponesi. I porta temaki, quindi qui si infilano praticamente i temaki sushi, gli sushi a forma di cono per la presentazione. Altri piatti da servizio per i sushi ed omae. Questo qui è l'anghiri, quindi il contenitore di legno, quello originale legno di cipresso, di solito questo non lo è, ma non importa, comunque serve per raffreddare e mescolare il riso con l'aceto di riso per la preparazione del sushi. Questi sono i famosi scolariso, si applicano alla pentola, al bordo della pentola, per poi, come vedete nella foto, capovolgerla per eliminare l'acqua senza chiaramente far cadere il riso nel lavandino. Questi sono i bento. Allora, questa è la parte dei bento, ovvero le piccole scatoline in cui i giapponesi mettono il loro pranzo e se lo portano al lavoro. Ce ne sono di vario tipo, hanno vari scompartimenti, alcuni hanno addirittura l'attacco elettrico per poter scaldare direttamente la pietanza senza doverla mettere in microonde. Non potevano ovviamente mancare le versioni kawaii col gattino, Hello Kitty Nekotto, il gatto nero di Miyazaki, ovviamente tanti derivati dai film di Miyazaki, tra cui chiaramente il mio vicino Totoro. Eccolo qua, che simpatico. Questo ha vari strati, quindi sotto potete mettere il riso e sopra gli altri ingredienti. Qui abbiamo altri bento molto kawaii. Come vedete i personaggi famosi giapponesi si sprecano. Questi sono una figata, pratici, praticamente servono per fare i sandwich a base di alghe e riso, tipo come fosse un maki sushi ma a forma di sandwich. Si mette dentro l'alga, il riso, il ripieno, si chiude tutto la confezione, l'alga si inumidisce e prende forma, una volta aperta si taglia in due, si hanno i sandwich di alga e riso farciti. Questo è veramente valido. Qui abbiamo i prodotti per il bagno, quindi sono prodotti per l'igiene del corpo, dal dentifricio allo shampoo,
al sapone, prodotti per le donne, ci sono varie cose, tutte provenienti dal Giappone, quindi tutte marche giapponesi. Poi abbiamo questa che è la parte utensili giapponesi, quindi piccole cose da utilizzare in cucina, tipo la forma per fare gli onigiri, semplice, oppure gli stampini per fare le uova a forma di qualcosa di strano. Abbiamo la mitica mandolina giapponese, attenzione alle dita perché qua saltano, è il terrore di molti cuochi. I makisu per fare i maki sushi, il tappetino, quindi per fare i sushi. Lo stampino, anzi gli stampini perché ce ne sono di vari tipi per fare i gyoza, se non siete capaci a chiuderli. Lo stampo per fare i tramezzini, chiusi giapponesi. E tutto questo che serve per dare la forma al riso, compattarlo per poi fare gli hamburger di riso. Gli stampi per fare il tofu a casa. Ok, addirittura il tofu cutter, questo serve per tagliare direttamente il blocco di tofu in piccoli cubetti. Altri stampini per fare gli onigiri di differente forma, tutto sempre molto kawaii come vedete. Questo è lo stampo in bambù, questa è una cosa seria. Questo è lo stampo in bambù per fare lo shitsushi, il sushi pressato. Questo è un bello strumento. E qui abbiamo invece gli stampini per fare i nigiri e i maki. Vado retro. Abbiamo degli stampini per dare forma alle verdure, stella, cuoricino, eccetera, per poter guarnire i nostri bento. Questo qui è un attrezzo piuttosto inutile secondo me, sembra una piantina, cioè forma di piantina che mi ricorda il videogioco Super Mario Bros. Da appoggiare sotto al lavandino in modo da poter posare sopra il mestolo, vedete, in modo che sgoccioli e non sporchi dalle altre parti. È molto utile questo attrezzo. Questa è una bellissima pentola per la fonduta shabu shabu. Di 2 dimensioni, grande o piccolina. Questi sono i cestelli in bambù per cuocere al vapore, tipici della cucina asiatica, le statuine del tanuki immancabile e ovviamente i neko che si muovono con la luce del sole, questi li avrete visti ovunque. Questo apparecchio particolare serve per i somen freddi. All'interno di questa vasca, grazie a un piccolo motore elettrico, circola l'acqua, in questo senso, ci scorrono anche i somen freddi all'interno che noi pescheremo con gli ashi, con le baguette e le mettiamo nella salsa che verrà messa qua dentro per poi mangiarli. È un piatto freddo tipico giapponese, questo marchingegno serve per l'appunto per poterlo riprodurre a casa. Questo qui è il portanori tra virgolette, tanti si chiedono come conservare le alghe nori una volta aperto il sacchetto. Questo è un contenitore ermetico fatto apposta, della taglia giusta per i fogli di alga nori per poterli conservare per molto tempo senza che si rovinino. Bicchierini da sake in bambù, poi ci sono le tazzine classiche a forma di panda e i vari set per la degustazione del sake, la bottiglietta per scaldarlo e le tazzine per servirlo. Il reparto ashi, quindi le bacchette giapponesi. Non ce ne sono tantissime, non so perché di solito ce ne sono molte di più, comunque svariati colori come vedete, forme, ci sono quelle date ai bambini con l'aiutino che è questo qua per infilare il dito, per i bambini o per chi ha difficoltà a utilizzare le bacchette per mangiare. Qualche coltello giapponese, anche se c'è effettivamente molta poca scelta qua, ci sono i principali, quindi il deba per il pesce, nakiri per le verdure, dei petti per i piccoli lavori. Interessante, qua sotto ci sono le pietre per affilarli, giapponesi, e poi abbiamo la grattugia per il wasabi in pelle di pesce cane, molto costosa, molto costosa, ma veramente originale giapponese. E qui abbiamo una bellissima collezione di porcellane giapponesi. Qui ci sono tazzine, don, tazze per il ramen, tazzine per il riso, piatti, tutto veramente molto bello. Ho comprato qualcosa qui, i prezzi non sono bassi, però sicuramente la qualità è alta e ne vale la pena. Tutto prodotto giapponese. Queste per esempio le sto adocchiando da un po', sono delle bellissime tazze per il ramen che mi piacerebbe prendere. Se siete interessati avete anche la versione Papercraft del sushi e di altri deliziosi piatti giapponesi da costruire chiaramente con la carta.
purtroppo finito il nostro giro virtuale. Comunque avete visto che in questo negozio si può trovare veramente tutto quello che si trova in un vero supermercato giapponese in Giappone, con la differenza chiaramente dei prodotti freschi che in Giappone sono nettamente di più normali. Comunque io quando devo fare una ricetta giapponese ho bisogno di qualche ingrediente, Uchitomi è sempre pronto e risponde sempre presente. Mi rendo conto che però i negozi di questo tipo sono veramente pochissimi in Europa e se non avete la possibilità di fare la spesa in un posto del genere, vi consiglio sempre il sito online sosoe.com di Lucio e Chef Soe, dove potete fare veramente il rifornimento di tutti gli ingredienti giapponesi che vi servono. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un piccolo like e condividete, se non siete ancora iscritti ricordatevi di iscrivervi al mio canale Gurumeto Asian Food e di azionare la campanellina. Io la prossima settimana sono ancora qui per voi, sempre con una nuova ricetta. Ciao a tutti!